Il 4 aprile del 1914 nacque a Zadin, nell'Indocina francese, cittadina poi agglomerata alla più grande e importante Saigon, nell'attuale Vietnam, Marguerite Duras, scrittrice, regista e sceneggiatrice francese. Figlia di coloni francesi, all'età di 15 anni fu mandata dal padre in un prestigioso collegio privato ove poter studiare. Lì si innamorò di un giovane ricco e di nazionalità cinese, un giovane ragazzo di 27 anni. Una storia dunque controversa, avversata e scabrosa, che ispirò il suo romanzo capolavoro L'amante. Pur trasferendosi successivamente in Francia definitivamente, non dimenticò mai l'Indocina. Nei suoi romanzi infatti erano sempre presenti come soggetti principali la società coloniale, la giungla, la natura selvaggia. Per superare il dolore derivato da alcuni gravi lutti familiari, trascorse molto tempo in una villetta sul mare in Liguria, casa ereditata alla morte del padre, grande estimatore della Riviera Ligure. I suoi due romanzi più noti e a mio avviso davvero stupendi sono Una diga sul Pacifico, in cui si percepiscono sin da subito le influenze stilistiche di Cesare Pavese, e ovviamente L'amante, da cui fu tratto un omonimo film, un romanzo che può attrarre e turbare, un esempio di amore vorace e scandaloso, in cui la scoperta della carnalità è un piacere immenso ma fagocitante, che porta la protagonista ad atteggiamenti e pensieri dissoluti. Tutto a un tratto non era più sicura di non averlo amato, solo che quell'amore non l'aveva visto, perché si era perso nella storia come acqua nella sabbia, e lei lo ritrovava soltanto ora, nell'istante della musica sul mare. Non c'era da attirare il desiderio. Il desiderio era in colei che lo provocava o non esisteva. C'era fin dal primo sguardo o non era mai esistito. Era l'immediata intesa sessuale tra due persone o non era niente. Guardavo quel che faceva di me, come si serviva di me. Non avevo mai pensato che si potesse farlo in quel modo. Andava oltre le mie aspettative. Assecondava il destino del mio corpo. Così ero diventata la sua bambina. Fa l'amore ogni sera con la sua bambina e talvolta si spaventa, si preoccupa della sua salute, come se scoprisse che è mortale e pensasse improvvisamente di poterla perdere. Rinnego il mio amante proprio per quel suo corpo gracile, per quella debolezza che mi travolge di piacere. Davanti a mio fratello diventa uno scandalo inconfessabile, un motivo di vergogna da tenere nascosto. I baci sulla pelle fanno piangere e sono una consolazione.